Ti è mai successo di non sapere se devi usare era oppure è stato in italiano? Ebbene, succede a molti dei miei clienti e oggi ti spiegherò qual è la differenza, faremo alcuni esempi in inglese e alla fine ci sarà per te un breve test. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Come si traducono was oppure were in italiano? Allora, was può essere tradotto come era oppure è stato o è stata, mentre were si traduce con erano oppure sono stati o sono state. Quindi sostanzialmente bisogna scegliere tra l'imperfetto oppure il passato prossimo. Ma qual è la differenza tra questi due tempi verbali? Il passato prossimo serve per parlare di fatti compiuti nel passato, mentre l'imperfetto per indicare stati o azioni in corso di svolgimento nel passato. Vediamo alcune frasi. Era una bella serata d'estate. Come vedi, in questo caso si usa l'imperfetto, perché questa è una descrizione. Mentre nella frase grazie, è stata una bella serata, in questo caso la serata è un fatto compiuto, concluso. Ecco perché in questo caso è corretto usare il passato prossimo. A volte però la differenza non è così chiara. Vediamo. Erano difficili gli esami? Oppure sono stati difficili gli esami? Entrambe le frasi sono corrette, ma se tu guardi la prima, cioè dove si usa erano, quindi l'imperfetto, qui c'è un chiaro riferimento alla descrizione, cioè il punto di vista è quello di chiedere come erano, quali erano le caratteristiche degli esami, e questa è una descrizione. Nella seconda domanda invece abbiamo sono stati, pertanto l'uso del passato prossimo. Per quale motivo? Perché qui ci si riferisce a un fatto compiuto, quindi non è tanto, come dire, il riferimento a una descrizione quanto a una cosa che è passata e che è conclusa. Questo è indubbiamente uno dei temi più difficili della grammatica italiana. E se vuoi una mano, quindi se vuoi capire l'uso del passato prossimo in italiano, ti consiglio di scaricare questo PDF gratuito. Troverai il link qui sotto in descrizione. Non è sempre facile capire se devi usare era o è stato o è stata, oppure al plurale erano o sono stati o sono state. Ed è proprio per questo che faremo adesso un esercizio insieme. Ti chiedo di scegliere la forma corretta, vediamo insieme alcune frasi. Quando ero bambino, il mio giocattolo preferito, un trenino. La frase corretta è: quando ero bambino, il mio giocattolo preferito era un trenino. In questo caso va usato l'imperfetto. Qui c'è un riferimento ad un'azione ripetuta. Questo è il cosiddetto aspetto abituale dell'imperfetto. Ecco la seconda frase. Il film che abbiamo visto ieri sera, molto emozionante. La risposta corretta è: dipende, perché possiamo dire il film che abbiamo visto ieri sera è stato molto emozionante se ci riferiamo a un fatto compiuto,
al fatto che ieri sera è successo questo ed è un'azione conclusa. Ma se questa frase è inserita all'interno di un contesto più ampio, per cui stiamo descrivendo la serata, allora possiamo usare era. Terza frase. Quando andavamo a scuola, le lezioni di matematica sempre difficili. In questo caso c'è un'unica opzione, ovvero l'imperfetto. Erano sempre difficili. Frase numero 4. Quando siamo arrivati, la porta già aperta. Quando siamo arrivati, la porta era già aperta e questa è chiaramente una descrizione. Frase numero 5, e qui di solito ci sono sempre tanti errori. La frase dice: davvero una bella serata, grazie. Qui c'è il riferimento a un evento compiuto e quindi diremo: è stata davvero una bella serata, grazie. Ed ora, se lo vuoi, puoi fare un po' di pratica scrivendo una frase qui sotto, magari una con era e l'altra con è stato o è stata. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere medaglia nei commenti. Oggi abbiamo visto come si traduce was e were in italiano e abbiamo visto che la differenza è quella tra l'uso dell'imperfetto e del passato prossimo. Se vuoi scoprire quando si usa l'imperfetto in italiano, ho una bellissima video lezione su questo argomento e quindi il prossimo passo è quello di cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.